Ciao ragazzi, oggi parliamo di Yusuf Wilkos, il campione tedesco, ottimo rappresentante del bodybuilding degli anni '80, un atleta che seppur senza vincere il Mister Olympia ha lasciato un'impronta importante nell'immagine dello sport, in virtù del fisico massiccio ma ben proporzionato e della condizione granitica che portava sul palco, nonché del suo look con barba e capelli fluenti che lo facevano sembrare l'incarnazione dell'Ercole Farnese, un abitante del Monte Olimpo. Con un passato nel sollevamento pesi, il fortissimo Yusuf prese d'assalto il mondo del bodybuilding IFBB sul finire degli anni '70, diventando nel giro di un paio d'anni uno degli atleti di riferimento sul circuito del Mister Olympia. Amico e partner di allenamento di Arnold Schwarzenegger, Yusuf vanta un terzo posto al Mister Olympia 1984, piazzamento che ne fa ancora oggi uno dei bodybuilder tedeschi di maggiore successo di sempre, prima di Markus Ruhl, Gunther Schlierkamp e Dennis Wolf. Purtroppo la carriera agonistica di Yusuf è stata compromessa da diversi infortuni, che ne hanno limitato le possibilità di raggiungere traguardi ancora più prestigiosi, e la sua stessa vita privata è stata segnata da momenti tragici e difficili, come la scomparsa della moglie, che hanno messo a dura prova l'equilibrio psicofisico di Yusuf, portandolo a sparire anzitempo dalla scena del bodybuilding, finendo con lasciarlo un po' dimenticato. Ciò nonostante, i risultati agonistici ottenuti negli anni '80 e la sua forte presenza scenica ne fanno ancora oggi un personaggio di riferimento per il bodybuilding della Golden Era e i canoni dello sviluppo fisico classico. In questo video ne ripercorriamo brevemente la storia e la carriera sportiva. Enjoy! Yusuf Wilkos nasce l'8 novembre 1948 a Heilbronn, in Germania. Naturalmente atletico e fisicamente molto forte, sin da ragazzo si appassiona agli sport di potenza ed eccelle nel sollevamento pesi olimpico, sport nel quale conquisterà il titolo nazionale tedesco. Dopo parecchi anni di competizioni nel sollevamento pesi, arrivato intorno ai 30 anni, Yusuf, ispirato dalle gesta dell'austriaco Arnold Schwarzenegger, decide di cimentarsi nel bodybuilding, un'attività nella quale l'obiettivo non è sollevare il carico più pesante, ma bensì scolpire il proprio corpo in un capolavoro artistico. Dotato di un'ottima base muscolare, le soddisfazioni nel bodybuilding per Yusuf non tardano ad arrivare. Nel 1978 è secondo dietro a Mike Mentzer nella categoria pesi massimi al Mister Universo IFBB. La sua carriera comincia a brillare nel 1979, quando vince sia i campionati tedeschi di bodybuilding che il campionato mondiale dilettanti IFBB, un risultato che gli dà accesso alla ProCard IFBB e alle gare sul circuito professionale. Nello stesso periodo ha modo di incontrare e conoscere Arnold Schwarzenegger, con il quale svilupperà un buon rapporto di amicizia, e proprio insieme ad Arnold, nel 1980, Yusuf si allena in preparazione per il suo debutto sul circuito professionale, al Mister Universo Pro IFBB, competizione che vincerà in modo convincente. Il suo fisico granitico non passa certo inosservato, con un peso in gara sui 100 kg distribuiti su 1,80 m di statura e un look con barba e capelli che sembrano usciti da un libro di mitologia greca, Yusuf sembra essere l'incarnazione nella vita reale dell'Ercole Farnese. Alcuni arrivano addirittura a soprannominarlo Zeus per il suo look in linea con i personaggi della mitologia classica. È pronto per gare di livello superiore. Fra il 1981 e il 1986 parteciperà a 5 edizioni del Mister Olympia. Fra i punti salienti della sua carriera ricordiamo il terzo posto ottenuto al Mister Olympia del 1984, risultato che gli vale il riconoscimento di essere uno dei bodybuilder tedeschi di maggiore successo di sempre nella IFBB. Dopo il terzo posto ottenuto al Mister Olympia del 1984, Yusuf sembra maturo per aspirare al massimo titolo, ma la vita ha in serbo un destino diverso per lui. Prima, una serie di infortuni gli impediscono di realizzare appieno il suo potenziale genetico, tanto che Yusuf concluderà la carriera agonistica a 37 anni con un 12° posto al Mister Olympia del 1986. In seguito diversi problemi personali, fra i quali ricordiamo la scomparsa della moglie Ruth, avvenuta nel 1989 e alla quale era molto legato, sconvolgono l'equilibrio psicofisico di Yusuf, che si troverà ad affrontare un periodo di forte depressione, con problemi economici e di salute, che lo porteranno a sparire completamente dalla scena agonistica per diversi anni. Dopo un tentativo di rientro in gara al Mister Olympia Master del 1994, poi abortito a causa di un infortunio, Yusuf ha definitivamente messo nel cassetto ogni velleità di tornare sul palco. In seguito, con l'aiuto della sorella,
Giuseppe è riuscito a ritrovare un proprio equilibrio personale e a costruirsi una nuova vita, rimanendo un personaggio di riferimento nel mondo del bodybuilding tedesco, tanto che in Germania sono stati pubblicati un paio di libri sulla sua vita. Purtroppo dobbiamo segnalare che il 19 novembre 2019 Giuseppe è venuto a mancare. Aveva 71 anni. Con un passato nel sollevamento pesi, Giuseppe era molto forte ed era solito allenarsi con cariche estremamente pesanti. Si racconta che fosse in grado di eseguire la French Press con 135 kg, un fattore che probabilmente è stata una delle cause dei numerosi infortuni che nel tempo ne hanno limitato la carriera agonistica. All'apice della sua carriera sportiva si allenava 6 giorni a settimana con la seguente split: giorno 1 petto e tricipiti, giorno 2 schiena e bicipiti, giorno 3 gambe, polpacci e spalle. Sulla linea del suo amico e compagno di allenamento Arnold Schwarzenegger, col quale si allenò in vista del Mister Universo Pro IFBB del 1980, Giuseppe si allenava con una routine ad alto volume, eseguendo 3-4 esercizi per un totale di 15-20 serie di lavoro per gruppo muscolare. Tra i vari atleti con cui si è allenato ricordiamo, oltre al già citato Arnold, anche Ed Corney ed Albert Beckless. Contrariamente a numerosi altri atleti della sua epoca, era anche un sostenitore dell'attività aerobica, che praticava nella forma di jogging. Nonostante la taglia fisica, era molto resistente e poteva correre per diversi chilometri senza problemi. Sul piano alimentare, Giuseppe seguiva i dettami della scuola del bodybuilding della sua epoca, adottando una dieta ad alte proteine, grassi moderati e bassi carboidrati. Lontano dalle competizioni si alimentava in modo abbastanza libero, ma con l'avvicinarsi della gara riduceva considerevolmente l'apporto di carboidrati, nell'ottica di ridurre il grasso superfluo ai minimi termini e presentarsi sul palco nella condizione statuaria e granitica per cui era famoso. 6, 7, jetzt kommt noch ein. 2. Riassumendo, Joseph Wilkos è stato uno dei bodybuilder tedeschi di maggiore successo di sempre. Dotato di un fisico granitico e statuario, caratterizzato da un ottimo sviluppo di spalle, petto, addominali e tricipiti, Joseph rimane ancora oggi un riferimento per il fisico classico. Al di là dei meriti e dei risultati sportivi, la sua storia ci ricorda come la nostra vita possa cambiare in pochi istanti, portandoci dall'euforia del successo alla disperazione della perdita di persone care, della sicurezza economica e della nostra stessa salute. E come sia necessario, oltre un fisico robusto, avere soprattutto una mente solida, per evitare di perdersi negli abissi della depressione. Giuseppe si è trovato ad affrontare diverse difficoltà nel corso della sua vita, eventi che se da un lato hanno limitato le sue possibilità agonistiche e lo hanno messo a dura prova emotivamente, dall'altro lo hanno reso una persona più matura e completa, in grado di riconfigurare i suoi valori di vita in una nuova esistenza, senza lasciarsi sopraffare dagli eventi negativi. Noi lo ricordiamo come l'incarnazione dell'Ercole Farnese. Ciao, alla prossima!